Ciao a tutti e bentornati su Guitar King. È un po' che non ci vediamo, è stata un'estate piena di avvenimenti, un po' di date, un po' di cose per lavoro in giro per il mondo, quindi purtroppo non ho avuto tanto tempo per fare dei video, ma adesso con la stagione invernale, insomma, dovrei riuscire a riprendere la realizzazione dei video in maniera abbastanza costante, almeno ci proviamo. E nel video di oggi voglio andarvi a far vedere come approcciarsi, come lavorare, iniziare a modificare i preset che potete acquistare negli store, nello store di Marco Fanton dove io vendo i miei, ma da qualsiasi altra parte, perché in realtà il preset dovrebbe essere uno spunto, una partenza dalla quale poi andare a modificare secondo vostro piacimento i vari suoni che troverete. In realtà poi i preset offrono anche, almeno nel mio caso, non offrono solamente le scene, le 8 scene magari che sono all'interno del preset, ma se andiamo in stomp mode in una singola scena io posso crearmi altri suoni che poi posso salvare in altri preset, per dire. Perché personalmente in una scena tento di avere sempre dei pedali già presettati per poter essere utilizzati nella stessa scena, e dopo vado a farvi vedere di cosa sto parlando. Come vi dicevo, quest'estate ci sono stati vari avvenimenti interessanti, occasioni di andare a suonare in giro qui per il nord Italia con gruppi di amici, Riflesso, Timo Da e quant'altro, e poi ci sono stati dei contatti interessanti con chitarristi professionisti che fanno tour, con i quali stanno iniziando delle collaborazioni, delle quali vi parlerò più avanti se possibile. Però la cosa è veramente molto molto divertente, che ci potrà dare spunto poi per fare anche altri video e mostrarvi in che modo si possono lavorare i suoni in dei contesti professionali. E bene, andiamo avanti, guardiamo subito cosa vuol dire lavorare con alcuni preset che vengono acquistati, quindi cosa verificare nel momento in cui acquistate un preset e come eventualmente modificarlo a vostro piacimento. Andiamo subito in Cortex Control. Eccoci qua. Allora, come vedete, questo è uno degli ultimi preset che ho rilasciato sul sito di Marco Fanton. Vi lascio il link qui sotto, comunque il link al video che dopo vi rimanda eventualmente al sito. È un preset rock anni 90, quindi ispirato alle band glam rock di quegli anni, che possono essere gli Whitesnake, i Mr. Big. Io ascoltavo molto quel genere di musica lì e quindi mi sono un po' ispirato a questa cosa. E quando voi acquistate un preset ci sono alcune cose da tener conto, ripeto, di qualsiasi produttore o marca o brand di preset, ce ne sono tanti. Allora, intanto tentate di ascoltare il suono nel mix. Personalmente io tento di fare i preset e di far ascoltare anche sempre dei pezzettini senza le basi, in modo tale che uno già possa sentire che tipologia di suono c'è realmente. Il suono di un preset di solito è fatto per restare nel mix del brano, quindi ho sentito alcuni preset molto cariche di basse e quant'altro, ma in realtà quelli, quando suonate fuori o quando andate a registrare un brano e siete nel mix, vengono segate o dal fonico o di palco o dal fonico che c'è all'esterno o dal fonico di studio. Quindi in realtà caricare troppo di basse i preset può essere piacevole nel momento in cui io suono da solo senza basi o comunque in una cameretta per i fatti miei, ma nel momento in cui vado poi veramente a registrare qualcosa, o anche non a livello professionale, per gusto personale con una DAW, rischio di avere delle problematiche. Quindi questa è una cosa importante, cioè tentare di ascoltare il suono registrato da solo, cosa che personalmente faccio sentire, e anche nel mix, così uno ha già un'idea. Altra cosa è valutare e vedere un po'
anche con che chitarra si sta suonando. Adesso, per dire, ho questa chitarra qui che tra l'altro è, diciamo un assemblaggio che ho fatto, perché avanzava un manico di una Fender che avevo custom shop, mi avanzava un ponte, ho comprato un corpo bellissimo Relic di Franklin Guitars, che è un'azienda qui di Vicenza, un ragazzo di Vicenza molto bravo nel fare body reliccati di vario genere. Andate a vedervi magari il loro sito, ve lo lascio qui nei commenti. E quindi mi sono, diciamo, creato un altro strato single coil, perché non ce l'avevo sinceramente solo col single coil, stile di Edge, quindi due FET 50 e un Di Marzio, se non ricordo male si chiama DS1, una cosa del genere. Ok, perché uso questa chitarra? Perché il preset in questione in realtà l'avevo realizzato e suonato con l'Ibanez, con quindi due humbuck e il centrale, che hanno delle caratteristiche ovviamente completamente differenti da quelle di una single coil. Bene, andiamo a vedere allora come è arrivato il preset, diciamo dopo che l'ho acquistato. Una delle prime cose da fare, secondo me, è sempre quella, in base alla vostra tipologia di chitarra, andate a verificare i settaggi del vostro segnale di input. Io tengo l'input level di solito a 5.40, 5,5, perché ho delle chitarre che possono, diciamo, essere spinte un po' di più nell'ingresso. Vedete? Questa arriva a meno 15. In realtà potrei spingerla anche in più. Una cosa da ricordarsi, questo è I/O setting, quindi vuol dire che l'input in questo caso è l'ingresso del segnale analogico della mia chitarra che viene tradotto in digitale. Allora io non devo andare in clip qui, ovviamente, no? Io lo potrei portare su, così è troppo. Ok. Sostanzialmente devo andare parzialmente in rosso. Col pick up più potente che ho o col palm muting devo tentare di andare rosso. Questo perché il suono che arriva qui viene sostanzialmente convertito da analogico a digitale senza andare in clip, quindi senza andare a rovinare il segnale, ma ottiene il giusto livello di segnale per essere poi convertito in digitale e poi essere analizzato da tutta la catena degli effetti. Quindi in questo caso, se questa fosse la mia chitarra principale e io avessi sempre solo questa, dovrei tenere quest'input per essere insomma ottimale a un 9 diciamo dB in più. Adesso io torno al mio standard perché alla fine anche questo parametro incide, sì, in senso che un input è sempre qualcosa, un segnale che ottimizza, quindi ottimizza anche i rumori, in questo caso qua, no? Che è un convertitore da analogico a digitale, quindi ottimizza anche la soglia di rumore e dopo quello che viene dopo. Ma avendo diverse chitarre, io tengo conto che se ho una chitarra più potente non è che posso cambiare l'input level del I/O setting ogni volta. Allora tengo il mio 540 come era prima, che so che mi può andare bene per tutte le mie chitarre, e qui 5.4, ok, che può star bene per tutte le mie chitarre. E come vedete in questo caso proprio il rosso arriva veramente raramente. Ok, fatto questo vi ricordo un'altra cosa: l'input che avete come primo blocco in un preset va a interagire con tutto il preset. Quindi noi abbiamo convertito con l'input dell'I/O setting analogico a digitale. Adesso siamo in digitale. Questo è un input del segnale digitale che posso aumentare o diminuire, non per andare in clip, per dare più o meno segnale ai miei amplificatori. Quindi adesso stiamo parlando di un extra clean, però voglio dare più importanza, compressione,
Ovviamente in questo caso aumenta anche il volume, quindi io vado poi a ridurlo. Questa è una chitarra molto rumorosa, sentite quanto rumore arriva poi dentro e sentite che inizia a soffiare, quindi non è che bisogna esagerare. Questo input qua personalmente io lo uso molto, quelle volte che mi capita lo uso in realtà indietro per abbassare, quando voglio ottenere un suono di un amplificatore extra clean e questo amplificatore anche a livelli di gain basso ha comunque un po' di crunch o inizia un po' a crunchare, tirando indietro quell'input gain, il primo segnale che vedete, riuscite a pulirlo e renderlo più clean ancora, ok? Questi sono i primi passi da fare quando prendete un preset, perché gli input poi incidono anche sul suono che avete dopo. Se soprattutto sui crunch, se ho una chitarra scarica e suono un crunch o ho una chitarra con un pick up humbucker e suono il crunch di questo preset, una suonerà di più. Allora con questo input gain posso andare ad aumentare un attimo il segnale che va dentro all'amplificatore e quindi avere un crunch più importante. Bene, spero di essere stato chiaro. Vi ricordo che se voi disabilitate, come di solito io faccio, vedete il noise reduction è spento perché questo è un preset abbastanza carico come peso e quindi lui mi disabilita, perché la CPU è abbastanza carica, mi disabilita il noise reduction che c'è all'inizio della catena. Io lo metto dopo sui crunch o sui distorti, poi metto il blocco noise reduction così me lo gestisco al meglio. Ma anche se voi spegnete questo canale o è disattivato il noise reduction oppure proprio lo spegnete voi col pulsante, l'input gain, la manopola input gain, anche se la vedete magari in colore scuro, comunque in secondo livello, agisce lo stesso sul vostro segnale, quindi se la tirate giù o su cambia, influenzerà il vostro segnale. Bene, allora vi faccio sentire un po' cosa c'è qui dentro. Sostanzialmente c'è un extra clean, ok, con un delay riverberato, un buon compressore, l'avevo usato per fare un pezzo dei Whitesnake, no? Ovviamente questo suono è diverso dal suono che avevo nella registrazione perché questa è una chitarra molto più scarica. Però lo stesso sentite molto bene il cambio anche con un pulito ovviamente dei pick up. Bene. Vediamo com'è fatto questo clean, giusto così per darvi un'idea, uno spunto. Vi dicevo prima che quando uno acquista un preset è lo spunto per poi lavorare altri suoni e crearsi il proprio suono eventualmente, no? Allora il primo blocco in questo caso un bel compressore, il G-Well l'ho usato spesso anche sui preset di Asato usa questa tipologia di compressore, è abbastanza semplice perché non abbiamo i 1000 parametri, ratio, piuttosto che la soglia in ingresso, quanto comprimere, sustain, no. Qua c'è una manopola compression, dai alla manopola EQ che decidi quindi se colorire o meno, anche un high cut ce l'avete qui, e il mix, cioè che vi dice quanto di questo effetto vuoi far sentire sul segnale della tua chitarra. Poi potete fare il 100% o il 90%, il 50%, in questo caso siamo al 72%, quindi si sente la compressione, però lascia anche passare il suono dry, chiamiamolo così, della chitarra. Andiamo a vedere l'amplificatore. L'amplificatore ha usato in questo caso un Friedman 100 clean con questi settaggi, ma il trick diciamo per ottenere il classico clean extra pulito di quegli anni 80, anni 90 è proprio questo, l'utility transparent blend. Sostanzialmente vedete che c'è questo pallino qui, no? Ok, allora il mio segnale qua entra nel compressore, va nella testata, riga 1, continua,
viene portato sotto, quindi immaginate che da qui sia un unico cavo che percorre e va poi a queste uscite 3-4, no? Che sono le righe 3 e 4. Quindi da riga 1 arriva fino a riga 2 e come vedete viene processato dalla cassa con il posizionamento dei microfoni, che è uno degli elementi più importanti nella vostra catena del segnale, cioè la cassa, il posizionamento e la scelta tipologia dei microfoni è una cosa con la quale dovete lavorare e provare, cambiare, modificare. Magari vi mettete 3 casse in fila, le accendete e le spegnete per sentire la differenza del suono. Questo è molto importante nella creazione preset. Quando ve li fate, provate a mettere 2 o 3 casse diverse in fila e ne accendete una alla volta e modificate i vari microfoni, il posizionamento e la tipologia di microfono. Così facendo riuscite ad avere un'idea dei diversi segnali, diverse qualità di ogni cassa e diverse tipologie di EQ, e già quello è un passo molto importante. Torniamo sul discorso dell'extra clean. Quindi questo segnale passa attraverso la cassa e viene poi processato da un chorus, c'è un EQ per dargli un po' di cose brillanti in cima, c'è un primo riverbero che è, diciamo, questo è un ambiente classico, corto, per dare proprio classico, come si dice, ampi nel room, cioè sentire un attimo l'effetto come se avessi un amplificatore in una stanza, quindi un riverbero corto che mi dà un po' di pancia. Dopo andiamo sia nella riga 3 che nella riga 4, quindi in parallelo. Qui adesso non sto utilizzando sostanzialmente niente di questo, cioè in questa scena non sto utilizzando nessun altro effetto ulteriore, invece nella riga 4 sì, e vado a utilizzare ancora un circular delay, però lo sto usando solo con 2 ribattute, quindi non sentirò che gira, sentirò destra e sinistra come se fosse un ping pong, e un riverbero, modulated reverb, che è molto carino. E quindi poi questi 2 segnali, queste 2 righe, uno sostanzialmente che è quello processato così dalla riga 1 alla riga 2 va dritto fuori, in stereo, sempre in stereo, e quello della riga 4 viene processato e va ancora poi in stereo fuori. Quindi il segnale processato sia dalla riga 3 che dalla riga 4 esce poi in stereo. Quindi suono extra pulito. Perfetto. Questo grazie sostanzialmente anche, come si diceva prima, a questo transparent blend. Cosa fa? Mi prende, come vedete, c'è questo pallino bianco insieme a questo. Io gli ho detto, caro blocco transparent blend, prendimi il segnale sorgente dove? Friedman 100. Quindi vuol dire che lui prende l'audio, il segnale che esce da questa testata e lo porta qua. Quindi questo segnale continua e passa per la cassa. Questo segnale che arriverà qua e dopo verrà ancora mandato avanti come l'altro, sostanzialmente viene preso prima della cassa. È questo che mi crea questo cristallino veramente importante, perché non ho il filtro della cassa. Quindi qui su blend io gli dico ok, miscelami 50% il suono che arriva dalla cassa e 50% invece lo prendi direttamente dalla testata. Vi faccio sentire. Se io adesso tolgo il blend, sentite, cambia tutto. Questo è il classico suono di microfono davanti alla cassa. Lo blendo e metto insieme. Se tiro su ancora di più, blendo tutto, quindi passerà solo il segnale che arriva da qua a qua e va via. Quindi questo è una specie di mixer, no? A 0 faccio sentire tutto il segnale che arriva qui e questo non lavora. A metà mixo il segnale che arriva da qui e quello che arriva da qui, da questo pallino che è connesso qua, e al 100% passerà solo questo segnale che io ho detto da qua. Quindi questo segnale puro, come se entrassi in un mixer con la DI direttamente dalla testata. Anche
troppo ovviamente, no? Ecco, questo è un modo molto interessante di usare questo tipo di effetto. Andiamo al canale 2, un crunch se non ricordo male, quindi qua davanti ho spento tutto, vedete, non c'è compressore, ci sono dei pedali spenti di distorsione, c'è una testata, una cassa, la testata è la Friedman 100 RIT, quindi un crunch, la stessa cassa con una micro variazione di microfono, ma non credo che abbia avuto grande effetto in realtà questa variazione di microfono, un EQ e il riverbero, diciamo, per l'amp in the room. Sentite senza riverbero? Cambia, eh? Poi, come vi dicevo prima, allora qua vedete che ci sono vari effetti, no? E sono spenti. Tipo, vado qui, vedete c'è un tube screamer, qua c'è femoral array che mi piace molto, tutti sono con questo pallino, quindi vuol dire che sono attivabili in scene indipendenti, e come vedete anche qui ci sono, se lo attivo per dire, e qua gli dico bene, come vi ricordate, no? Per modificare un parametro e abbinarlo a una singola scena senza cambiarlo dappertutto, tasto destro, in questo caso non è assegnato beh, posso farlo, lo tolgo. Adesso gli dico tasto destro, assegna a scena, e dopo lui me l'ha assegnato a questa scena. Nel momento in cui modificherò qui, non sarà modificato nell'altra scena. Vedete qua è 1,6 e qua 3,5. Se lo tiro giù qui, lo rimetto a 1,6 e boh. Questo per dire cosa? Qui se io clicco sul blocco, tasto destro, e vedete assegna a foot switch. Quindi io gli dico, io voglio attivare questo effetto schiacciando il foot switch A o il B o il C, ok? Nel momento in cui faccio questa assegnazione e vado in stomp mode, posso richiamare e attivare e disattivare i miei effetti in maniera automatica. Per assurdo posso anche dire a questo, che è il nostro adaptive gate che uso come noise reduction, lo abbino anche questo, avete visto, al pedale A, in modo tale che adesso sono in crunch, questo è spento e questo è spento. Nel momento in cui è spento e gli ho detto attivati quando schiaccio A, e lo stesso ho fatto per questo blocco, sostanzialmente io in contemporanea attivo due effetti. Quindi mi ha attivato adesso schiacciando il mio distorsore, vedete, tolgo, metto, ma in contemporanea mi attiva anche il suppressore di rumore. Vedete che è un crunch molto leggero. Voglio di più? Schiaccio là. O avevo già selezionato anche un altro pedale distorsione, quindi togliamo là, mettiamo il tube screamer. O tutti e due insieme. Quindi in un preset che andate a acquistare potete fare tutte queste cose qui. I miei sono già predisposti, quindi nel momento in cui voi siete in una scena potete andare in stomp mode e iniziare a tentare di attivare quello che c'è e che trovate, in modo tale da avere già delle scene aggiuntive. Quindi adesso gli aggiungo il delay, gli aggiungo il distorto e ho già, volendo, un suono per fare dei soli. Metto sempre anche come ultimo pedale un aumento di volume del 3%, quindi potrei lavorare come in questa scena e attivare e disattivare
i vari stomp, come se avessi una piccola pedaliera stomp, e lavorare direttamente su una scena, e quindi avere anche un solo. Mettere un chorus, tengo il crunch a basso volume e diventa quasi un pulito. Visto che questo effetto, questo preset aveva anche un harmonizer, diciamo un pitch, c'è un pitch in Mi minore. E per ogni preset, per ogni scena potreste andare a modificare la tonalità, ok? Vi faccio vedere la scena C, un po' più spinta, ma anche qui potreste dargli ancora più distorsione. Questi sono alcuni esempi di come potete modificare poi i vostri preset, ok? C'è il mio cane che si sta lamentando. Ecco come si possono modificare i vari preset e i vari suoni. Molto semplice, mi raccomando. Se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, perché adesso arriveranno molti nuovi video e potete vedere molte cose interessanti, almeno questo mi auguro. Ci sentiamo presto, alla prossima, ciao!